La dichiarazione di Cemre Arda su Bradley Cooper ha scatenato un putiferio. Era davvero solo un ringraziamento? Benvenuti sul canale Turkey News Magazine. Prima di entrare nel vivo, se vi va iscrivetevi e sosteneteci. Qui raccontiamo ciò che tutti sussurrano e pochi hanno il coraggio di mettere in fila. Questa volta partiamo da una frase venuta da Hollywood, e da una confessione capace di cambiare, in un battito di ciglia, il tono di tutta la conversazione sullo showbiz turco. Bradley Cooper, uno degli attori più rispettati al mondo, in una chiacchierata inaspettata ha rivelato che sua madre è una fan sfegatata di Erken Çikus. Non un semplice passatempo, parliamo di maratone ripetute, scene viste e riviste, battute imparate a memoria. E non si è fermato lì. Cooper ha aggiunto ridendo che per sua madre Gökberk YLDRM è il miglior attore del mondo, mentre per la protagonista femminile, Cemre Arda, ha usato parole semplici e cristalline. Mi piace davvero quella donna. Parole leggere all'apparenza, ma quando arrivano da un nome del suo calibro, diventano improvvisamente un titolo che rimbalza da Los Angeles a Istanbul. Com'è nato tutto? Cooper è stato ospite del The Joe Rogan Experience, un podcast seguito in tutto il pianeta. Tra carriera e vita privata, a un certo punto il discorso è finito sulle abitudini televisive di sua madre, Gloria Campano, di origini italiane. Con estrema naturalezza, ha raccontato che Gloria trascorre ore davanti allo schermo seguendo serie turche in lingua originale con sottotitoli in inglese. Erken Çikus, ha spiegato, è diventata per lei una presenza fissa, un appuntamento del cuore. Non solo, l'ha vista in turco più volte, sempre con gli occhi lucidi e il sorriso di chi ritrova una storia a cui è affezionato. Poi è arrivata la parte che ha fatto sobbalzare i social. Cooper ha riferito, divertito, la frase che la madre ripete ogni volta che vede Gökberk YLDRM, è il migliore del mondo. E quando nel programma hanno mostrato un frammento della serie, la reazione esclamata davanti allo schermo sembrava già un meme pronto. Sì, è lui. A questo si è aggiunto il passaggio su Cemre Arda, la protagonista femminile che per Gloria ha un carisma speciale. Cooper, con quella sua ironia misurata, l'ha riassunto con un commento che suona quasi intimo. Mi piace davvero quella donna. In pochi istanti, la frase è diventata argomento di discussione, ha acceso i thread, ha moltiplicato commenti e condivisioni. Non sono mancate le battute sulle scene, a sguardi lunghi, cifra stilistica dei melodrammi turchi. Cooper ha scherzato raccontando di essere entrato in salotto, aver visto i due protagonisti fissarsi, essersi preparato un caffè e averli ritrovati ancora lì, a guardarsi come se il tempo fosse sospeso. Pensi che la serie si sia bloccata, invece no, è un dramma turco, ha sorriso. Ed è curioso come questa ironia non abbia prodotto fastidio tra gli spettatori turchi, ma orgoglio. Quello sguardo prolungato, quell'attimo che si distende, è da sempre un segno di riconoscimento del nostro racconto, un modo per far salire la tensione fin dentro il petto. Al centro di tutto, però, c'è la scintilla tra Cemre Arda e Gökberk YLDRM. Erken Çikus non ha sfondato solo in patria. Ha viaggiato, si è imposta in mercati diversi, ha fatto innamorare pubblici lontanissimi. Una delle ragioni sta proprio nella chimica tra i due protagonisti, non mera commedia romantica, ma un'impressione di verità, come se quello scambio di battute, quegli sguardi eterni, raccontassero un sentimento reale. Il fatto che Gloria Campano abbia rivisto più volte la serie in turco, senza arretrare nemmeno di fronte alla barriera linguistica, è la prova che certe emozioni superano ogni confine. Dopo le parole di Cooper, l'attenzione si è spostata inevitabilmente su Cemre Arda. I microfoni l'hanno raggiunta a un evento, i fotografi erano pronti a cogliere ogni sfumatura. La risposta è arrivata rapida, elegante, priva di retorica superflua. Con un sorriso che ha fatto il giro del web, Cemre ha detto, prima di tutto, vorrei ringraziare tua madre, tramite te. È una cosa molto bella, naturalmente. Una frase breve, calibrata, ma capace di restare. E ha aggiunto, senza forzare. Ci ha sorpresi e ci ha fatto molto piacere. In quelle parole c'era la misura che l'ha sempre definita, nessun eccesso, nessuna posa,
solo gratitudine e un pizzico di stupore sincero. Chi conosce il percorso di Cemre sa che il suo stile è questo: controllato, rispettoso, luminoso senza bisogno di dichiarazioni roboanti. E proprio per questo, secondo voci di corridoio, l'interesse scatenato da Hollywood avrebbe nuovamente acceso i radar di alcune produzioni internazionali. Lei non ha commentato, e non c'è alcuna conferma ufficiale. Ma in questo ambiente, lo sappiamo, apprezzamenti così rari provenienti da chi conta possono aprire porte che fino a ieri sembravano nemmeno disegnate sui muri. La madre di Cooper è stata determinante in tutta la narrazione. Gloria Campano, con quel suo affetto per la serialità turca, è diventata inconsapevolmente ambasciatrice di un fenomeno che da anni non smette di espandersi. Dall'America Latina al Medio Oriente, dall'Europa all'America del Nord, le serie turche parlano un linguaggio che le persone riconoscono: romanticismo senza cinismo, conflitti familiari, desideri che inciampano e si rialzano. E poi c'è la coppia che regge la storia, quel magnetismo sottile che fa credere allo spettatore che non stia guardando fiction, ma un frammento di vita reale. È esattamente quello che hanno percepito molti, e tra questi anche Gloria, davanti alle scene tra Cemre e Gökberk. Nel frattempo, la battuta sui lunghi sguardi è diventata un tormentone, e il suo viaggio sui social è stato velocissimo. Il pubblico turco ha rilanciato con orgoglio, gli utenti stranieri hanno commentato divertiti, e qualche critico ha perfino sostenuto che quella sospensione è la formula segreta che rende le nostre serie riconoscibili ovunque. Cooper, senza saperlo, ha messo a fuoco un dettaglio tecnico che è anche emozione pura. Ma torniamo al punto. Le parole "mi piace davvero quella donna", pronunciate da Bradley con riferimento a Cemre Arda, non sono apparse come un complimento superficiale. Sono state lette come un riconoscimento di carisma, di presenza scenica, di intensità. Una convalida, se vogliamo, che arriva dall'osservatorio più competitivo di tutti. E quando lui ha ripetuto, ridendo, che per sua madre Gökberk YLDRM è il numero uno, la conversazione si è allargata all'intera coppia scenica e a ciò che la loro alchimia esprime nei fotogrammi. Il giorno dopo, ovunque, non si parlava d'altro. Clip del podcast, traduzioni in varie lingue, commenti di fan che da anni difendono la serie come se fosse una bandiera. Qualcuno ha recuperato vecchie interviste di Cemre e Gökberk, quando raccontavano come avevano costruito i loro personaggi, sottolineando quanto lavoro invisibile serva per far sembrare naturale ciò che è frutto di scelte precise. L'eco è rimbalzata anche su account di addetti ai lavori esteri. È vero, non esiste la bacchetta magica, ma esistono momenti in cui più fattori si allineano e trasformano la visibilità in opportunità. Sul tappeto rosso, la compostezza di Cemre Arda è apparsa a molti come un'ulteriore conferma della sua statura. Non ha esagerato, non ha teatralizzato. Ha messo al centro il ringraziamento, e poi ha lasciato che la notizia facesse il proprio percorso. Perché spesso, nelle carriere lunghe, la chiave sta nel saper dosare ogni parola. Proprio in questo equilibrio potrebbe esserci la forza che le consentirà di trasformare un complimento in una nuova fase professionale. E Gökberk YLDRM? Il suo nome è finito in tendenza quando la frase "il miglior attore del mondo" ha iniziato a circolare ovunque. I fan hanno ricordato i momenti iconici della serie, i silenzi che dicevano tutto, le scene di gelosia trattenuta, i sorrisi che si accendono e si spengono. In quelle immagini, tanti hanno ritrovato il motivo per cui Erken Çikus non è mai davvero sparita dal discorso pubblico. Ogni volta che si torna a vederla, sembra fresca, come se fosse stata girata ieri. Il passaparola dentro l'industria non si è fatto attendere. Voci insistenti sostengono che, dopo l'uscita del podcast, alcuni referenti di piattaforme internazionali abbiano chiesto informazioni su impegni, disponibilità, calendari. Nulla di ufficiale, ripetiamolo. Eppure, un interesse così palese da parte di un attore come Cooper tende a generare dossier, riunioni, telefonate. C'è chi parla di provini su invito, di sceneggiature in traduzione, di possibili coproduzioni. In certi casi basta una scintilla per rimettere in moto progetti fermi da mesi. Guardando il quadro dall'alto, ci si accorge che questa storia è molto più di un pettegolezzo brillante.
È la fotografia di un movimento culturale che da anni spinge forte. La serialità turca è un fenomeno globale. Le trame emozionano, i protagonisti trascinano, e il pubblico risponde. La madre di un attore hollywoodiano che si appassiona a una serie in turco non è un'anomalia. È un segno dei tempi, la prova che i confini sono diventati porosi e che la lingua del cuore arriva sempre, anche quando le parole scorrono su sottotitoli bianchi. In tutto ciò, la postura di Cemre Arda resta un elemento chiave. Niente proclami, nessuna corsa a cavalcare l'onda. Ha scelto la grazia. Ha detto grazie. Ha accolto la sorpresa. E ha lasciato intuire, senza promettere, che ogni nuovo passo sarà ponderato. È la postura di chi sa che la fama non cresce urlando, ma cercando la nota giusta. Accanto, la figura di Gökberk YLDRM brilla per l'effetto riflesso di quel complimento assoluto e per la memoria di una performance capace di restare negli occhi a lungo. Alla fine, questa faccenda nata dal salotto di Gloria Campano e finita sulle timeline di mezzo mondo lascia una sensazione felice. È un incontro raro tra mondi che spesso si ignorano. È un gesto di stima che spinge in avanti carriere già amate. È, soprattutto, il racconto di come una storia d'amore televisiva, con i suoi tempi dilatati e i suoi sospiri, riesca ancora a mettere d'accordo platee lontane migliaia di chilometri. C'è chi si chiede se davvero fosse solo un ringraziamento. Forse sì, forse no. Forse era un grazie con un futuro dentro. Magari la porta che adesso si è socchiusa per Cemre Arda si aprirà di più domani, e insieme a lei troverà spazio anche Gökberk YLDRM, perché quando la chimica funziona il mondo la riconosce e la desidera. Intanto una cosa è certa, questa vicenda resterà nella memoria degli appassionati come un piccolo grande momento in cui Hollywood ha guardato verso di noi e ha sorriso. Che cosa ne pensate voi? Le parole di Bradley Cooper erano soltanto una conversazione spontanea o l'inizio di qualcosa di più grande? Vedremo presto Cemre Arda protagonista di progetti internazionali? E qual è, secondo voi, il segreto per cui di Erkençikus si parla ancora con la stessa passione? Ditecelo nei commenti. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi a Turkey News Magazine e attivare le notifiche. Perché ciò che si dice dietro le quinte non finisce mai, e noi continueremo a raccontarvi ciò che non si dice a voce alta. Alla prossima, qui su Turkey News Magazine.